Va bene, addentriamoci nella live, così svegliamo anche il mistero. La live è ancora no spoiler, diventerà spoiler quando facciamo i pronostici. Mm? Allora, andiamo a vedere quello di cui vi voglio parlare ed è un argomento che è stato azionato oggi da un messaggio privato che mi ha inviato Fibrissimo, perché mi ha fatto notare delle cose interessanti. Sono andato a fare una ricerca. Allora, WrestleNomics, lo sapete, è un sito che ho citato diverse volte ed è un sito che diffonde dei dati seri. Tratta soltanto di economia legata al wrestling. Voi direte che palle. Aspettate, perché qua salta fuori una cosa o che nessuno vi dice, o che probabilmente sfaterà un'altra leggenda metropolitana. Cioè, WrestleNomics ha usato la pagina di Wikipedia connessa al personale della WWE, che è aggiornatissima, ce lo ha confermato anche il nostro amico avvocato, CM Paolo, quando è venuto con noi in chat. E allora, questo è un post del 2019. Conviene che sposti un attimo la telecamera, forse. Vabbè, l'ultima parte ve la dico io. Ad ogni modo, dal 2014 al 2019 hanno guardato i flussi del personale presente nel main roster insieme a quello non presente nel main roster. Nel 2014 il rapporto era 90-59. Nell'estate 2019, quindi in 5 anni, era 136-129. Quindi nel 2019 superano le 250 unità in WWE, quando 4 anni prima non arrivavano a 160. Anzi, non arrivavano a 150. Beh, i numeri sono abbastanza impietosi. C'è stata a un certo punto, attorno tra il 2015 e il 2016, lo vedete nel grafico, una improvvisa impennata parallela, dopo una leggera contrattura, di entrambe le direttrici, lottatori nel main roster, lottatori non nel main roster, da 149 a 265. Ma non è finita. Qui hanno fatto anche una tabella che va a dividerli per maschi, femmine, NXT o NXT UK quando arriva, non assegnati. Cioè, c'è tutto l'elenco. La cosa che ci interessa a noi è il total. Lasciamo stare le altre colonne. Il total è abbastanza in mezzo, lo vedete. C'è 149, 137, 144, 157, 163 a dicembre del 2016, poi improvvisamente a febbraio 2017 sono a 199, poi 209, 237, 233, 265. Ma il trend inizia a cambiare, vedete, tra il 2016 e il 2017, ma c'è già un piccolo rialzo a metà del 2016. Non tantissimo, però io direi che da questi numeri vediamo che il trend si alza cioè nel 2017, perché il 4 dicembre 2016 hanno 163 e il 28 febbraio 2017 199, e da lì si spara in su. E la domanda è, ma nel 2017 c'era la All Elite Wrestling? Visto che tutti dicono, la WWE ha rubato, ha preso, ha depredato tutte le federazioni mondiali, eccetera, per aumentare il suo roster. C'era All Elite? No, non c'era All Elite.
Quando è nato NXT UK? Andiamo a vedere. Io questa cosa qua la voglio fare con voi, non ho visto. Magari è l'anno in cui è nato NXT UK. È nato nel dicembre 2016. Quindi il numero inizia ad alzarsi in maniera importante con la nascita, avete visto, abbiamo già trovato un nodo, con la nascita di NXT UK, che impone alla WWE di alzare notevolmente il numero dei suoi atleti. Interessante. Ma non è finita, poi vengo a vedere quello che state scrivendo in chat. Perché Brandon Thurston, sempre di Wrestlenomics, ha fatto un altro grafico. Eccolo qua. Tolgo la mia webcam, così vedete meglio. Tanto mi sentite, no? Vedo che si muove la lineetta. Allora, questo è il roster WWE Wrestlers Only, dettagliato per i vari atleti che hanno, distribuiti nei vari roster. Però vedete che NXT UK lo fa partire a gennaio 2018, perché probabilmente hanno fondato il brand prima, ma c'era qualcosa che non funzionava. Quindi andiamo a vedere ancora NXT UK. Cosa mi dice Wikipedia inglese? Allora, in una press conference il 15 dicembre 2016, Triple H rivela che ci sarà un torneo per inaugurare il primo campione. Il primo show, i primi tapings sono nell'estate 2018, quindi vedete che abbiamo già dei dati differenti. Prima pensavamo che i grandi ingaggi del 2016 fossero tutti per NXT UK, ma ragionevolmente credo che il roster abbiano iniziato a costruirlo con calma successivamente. Prima hanno fatto degli eventi secchi per determinare i campioni, hanno fatto questo speciale in 2 date col torneo nel 2017 a gennaio, poi hanno fatto un altro torneo a maggio 2017, poi nell'aprile 2018 un altro torneo, e dopo 2 anni c'è stato l'episodio iniziale. Quindi non abbiamo neanche la certezza che la curva che stavamo vedendo sia nel 2016 connessa a NXT UK, anzi stiamo rivedendo quell'intuizione. Però guardate, da 144 lottatori, solo wrestler in questo caso, sotto contratto a inizio 2016 si arriva verso la fine dell'anno a 224, cioè 80 in più, e sono arrivati ad averne anche 277 e il computo ad oggi è 226. Qui sono divisi per Raw, SmackDown, NXT, NXT UK, 205 Live, Performance Center e non assegnati, cioè gente che si allena ma non è chiaro se c'è nella federazione, se è uscita, ma vedete che il grigio scuro sotto è proprio minimale. Quindi non c'era la All Elite nel 2016, ma neanche nel 2018 credo. Cioè il trend di aumentare questi atleti sicuramente è stato trainato da NXT UK, che ha al suo interno diversi lottatori, ma quanti ne ha NXT UK? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere quanti ne ha oggi, giusto per farci un'idea. NXT UK, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 44, se non ho perso qualcosa. E però qua ce ne sono ben più di 44 dal 2016 a oggi. Sono arrivati a 277, a 276, a 255, a medie sopra i 230, subito dopo che la curva si è innalzata.
Quindi questi diagrammi qui, queste insomma introspezioni, questo sommergibile di conoscenza, beh, ci fa capire che il problema è un altro, secondo me. Cioè, il problema non è che WWE ha ingolfato il suo roster quando è arrivata All Elite Wrestling. È successo prima. È successo prima e non è chiaro perché sia successo. Voi in chat cosa ne pensate? Tuviana, questo è un sito specializzato in economia del wrestling, si chiama Wrestlenomics. Lo trovi anche su Twitter ovviamente. E non parla di qualità degli show e bla bla bla, guarda solo gli aspetti economici e hanno fatto questi studi. E infatti l'ultimo era il grafico che mi ha mandato Fibrissimo, che prima ho nominato, io ne ho reperiti altri. Quindi non capisco perché hanno aumentato così tanto questi contratti. Non capisco perché in quel momento. Qualcuno ha qualche idea? Quando c'è stato il primo all-in della All Elite Wrestling? Cos'era? È il 1° settembre 2018. Però i dati che abbiamo visto ci dicono, ora li ricarichiamo, che la curva è iniziata un paio d'anni prima. Almeno sembrerebbe un paio d'anni prima. Guardate bene, perché sotto ci sono le date, le vedete sotto, e la curva si alza nel 2016. È solo NXT UK che la fa alzare? Io non lo so, non riesco a trovare la quadra, cioè vorrei fare un'analisi su questi dati. Ci ho pensato, ma cosa è successo? Non lo so. Triple H che diventa capo? No, non credo. È diventato capo nel 2013, credo, del development. Dusty Rhodes che muore nel 2015, magari senza il suo controllo, magari era lui che metteva un freno, però se guardo a NXT, la botta effettivamente arriva nel 2019, tra il 2018 e il 2019 il grosso rialzo a NXT. Quindi dite che è All Elite, che però ha aumentato il recruiting a NXT, e in quel caso chi è che ha messo sotto contratto gli atleti? Triple H? Non lo so, è troppo complicata questa analisi, anche per me, cioè non lo so. Come uscireste voi? È qui che volevo coinvolgervi. È qui che volevo coinvolgermi. Hanno fatto il passo più lungo della gamba, ma chi l'ha fatto e perché? Perché l'ha fatto? C'è stato un cambio di allenatori, c'è stato un cambio di filosofia, hanno dato più soldi al performance center. Non ne ho idea. Voi avete in mente qualche evento storico nel 2016 che possa aver aumentato gli ingaggi, le assunzioni, la necessità di avere gente nel roster? Perché il picco nel 2018 potremmo associarlo alla nascita di un'altra federazione, ma appena quella federazione nasce e fa un evento estemporaneo che poteva essere un one night only, subito devono andare a prendere 30 lottatori in più? Così spaventati? Io ci credo poco. Per questo vi ho detto che è complicata sta roba. Potrebbe essere il ritorno della brand extension nel 2016. Potrebbe essere questo. Come state scrivendo in chat. Quindi per la brand extension hanno deciso di creare un serbatoio
con più gente disponibile? Oppure mi state scrivendo che nel 2016 NXT era al massimo di popolarità con dei super takeover e dunque potevano investire con più spensieratezza? Tra l'altro Brandon Thurston, che è il tizio di Wrestlenomics, che ha pubblicato la ricerca, dice: se guardate bene, oggi la WWE ha il suo roster totale, ha il roster più piccolo proprio sin dai primi giorni della brand split Raw e SmackDown che è iniziata nell'estate del 2016. Cioè, ora, dopo i licenziamenti, per trovare un roster più ridotto, con meno persone in WWE, bisogna retrocedere fino al 2016. Dal 2016 in avanti, WWE rispetto ad oggi, con purtroppo le ultime, brutto parlare, le ultime epurazioni, ok, so che è un termine sgradevole, però è dal 2016 che WWE non ha così pochi lottatori nei suoi roster e sono 226 comunque. E sono 226 comunque. E sono 226 comunque. Forse Morto Rhodes hanno esagerato? Come qualcuno scrive in chat? Ring of Honor e New Japan riempivano i palazzetti e la WWE voleva prendere i più atleti possibili, più draw? No, Fibrissimo, non mi fai impazzire, è una bella cosa quella che mi hai dato. Cioè, paradossalmente è stimolante. È stimolante, perché mi fa capire che c'è un trend che potrebbe essersi innalzato con l'arrivo sul mercato della All Elite, e questa è una possibilità, ma quel trend, i numeri ci dicono che c'era già prima. C'era già prima. Si stava già alzando la curva. Avevano in serbo gli NXT indiani, messicani e altro, però non credo avessero già tutti i roster pronti. Lì parla proprio di gente sotto contratto, personale WWE. Personale WWE. E non è che hanno assunto improvvisamente 30 persone e le hanno licenziate tutte in una botta in quegli anni. Le hanno licenziate perché NXT India è fermo dopo la puntata pilota, chiamiamola così. Però non riesco a trovare una quadra. Cioè, come metto queste cose in un'analisi? Come le metto in un'analisi? Perché non trovo una proposta. E vedo che neanche voi la trovate. Però qualche spunto me l'avete dato. Ma non basta per farci qualcosa di concreto con questi dati. Prima della brand extension, Diego, bastavano pochi atleti. Tu dici 40 per fare un numero, per fare 2 show, perché erano sempre gli stessi. Poi hanno dovuto raddoppiare. Dici che forse lì, per paura di essere sottostimati, lì hanno iniziato a esagerare. E si sono fatti prendere la mano. Sai che può essere un'idea la tua? E poi non sono più riusciti a fermarsi. E poi quando è arrivato un teorico competitor, già la curva era in crescita, avete visto i grafici, se potevano prendere 10 hanno detto, beh, prendiamo 15. Può essere la chiave di lettura questa. Ci voleva l'avvocato in live. Paolo, ho il cellulare nuovo, se vuoi partecipare abbasso la musica e accetto una tua chiamata. Magari tu hai degli spunti, magari tu hai degli spunti che vuoi aggiungere. Ovviamente sì, hanno licenziato gente anche in quegli anni. Lì hanno fatto la fotografia ogni trimestre, ogni quadrimestre, insomma sono andati a vedere come stavano messi in WWE, vediamo. No, ogni 6 mesi. Hanno fatto la fotografia ogni 6 mesi. Quindi in quei 6 mesi potevano assumerne 20 e licenziarne 30. Quindi vai a capire, volete le pipe bomb dell'avvocato? Io il cellulare ce l'ho qua, se l'avvocato vuole partecipare, qui è sempre il benvenuto. Al momento ho giù
L'audio, se l'avvocato telefona, rispondo, alzo l'audio e sentiamo l'avvocato CM Paolo, cosa ci racconta. Per ora l'analisi più completa è quella che esce dai vostri suggerimenti e da Diego Gnoli, che ha messo un po' insieme, tutto quanto. Ci fu anche il Cruiserweight Classic nel 2016 con 32 wrestler. Sì, perché è questo il punto. Noi oggi ci scandalizziamo, gente che si strappa i capelli, ne ho già parlato, non fatemi ripetere cose che ho già detto, no? Ci scandalizziamo dei licenziamenti. Ok, avvocato, metta sulla pasta con calma, ma il problema è che qualcuno questi atleti li ha messi sotto contratto. Il licenziamento è brutto, fa schifo, fa cagare. Io ho visto solo una volta piangere mia madre, purtroppo è morta presto e non l'ho conosciuta bene, quando l'hanno messa in cassa integrazione. Io avevo 7-8 anni, la misero in cassa integrazione, io ho questo ricordo indelebile che non ho mai visto mia madre piangere se non quando l'hanno messa in cassa integrazione, perché anche se percepiva una parte dello stipendio, per lei era una cosa molto negativa, ferocemente negativa. Quindi immaginatevi chi perde il posto di lavoro, non ha neanche quel paracadute sociale. E allora, mentre aspettiamo l'avvocato, apro questa parentesi molto rapida. Avvocato, aspetti a chiamare. Per l'ex Franchi Monet, io sbaglio sempre a pronunciarla, Franchi, non ho mai azzeccato bene l'accento pseudo francese del nome, comunque è Franchi Monet, e ha scritto una cosa interessante su Twitter. Lei dice: smettetela di sostenere una compagnia che ha zero rispetto, che non ha rispetto dei suoi talenti. Amate il pro wrestling, spendete i vostri soldi per sostenere centinaia di altre alternative. Questo è sbagliato. Eticamente, come employers, come, chiamiamoli, impiegati, come operai, come sottoposti, in qualità di employers, a loro di noi non gli interessa nulla. Né che si sia talent, né che si sia fan. Allora, è il tweet di un'atleta amareggiata che è stata ingaggiata per pochi mesi, che magari aveva delle aspettative e che poi ora sta vivendo un periodo sicuramente pessimo, perché sia lei che il compagno John Morrison, i due stanno insieme, hanno perso il lavoro. Tutte e due contemporaneamente hanno perso la loro sicurezza economica, a ridosso delle feste poi, che o è un periodo in cui di solito sei felice, oppure sei già negativo e depresso per i fatti tuoi, figurati. Perdi il tuo income doppio, il tuo supporto vitale. Quindi, da aziendalista io non posso dirvi smettetela di sostenere la WWE, perché lì davvero mi telefona Vince McMahon e mi dice: signor Bardo, c'è un limite, già mi fa le contestazioni nelle opinioni a caldo, nei video eccetera eccetera, va bene tutto però. Ma d'altra parte dice una cosa vera la Monet, che è ora tornata al suo vecchio nome di battaglia. Dice che gli atleti non hanno delle garanzie, ma è così per colpa degli atleti stessi, che non hanno mai veramente voluto fare cartello per creare un sindacato, pensando ognuno agli affaracci suoi rispetto agli affaracci della comunità. E per il resto io la capisco, la comprendo. Senza ironia, però, dico anche benvenuta nel mondo del lavoro, perché in tutto il globo quelli come te, che sono quelli come me, perché anch'io sono così, sono un partita IVA, sono uno che firma dei contratti, ma se il mio datore di lavoro domani dice no, non ti voglio più, io sono a spasso, anche se ho il contratto firmato. Quindi dicevo, benvenuta nel mondo del lavoro precario, perché ahimè è così. E io temo che non sia solo WWE, che ora ti ha scottata, tu sei inviperita e dal tuo punto di vista hai tutte le ragioni, ma purtroppo è il mondo del lavoro che diventa sempre più così. Io quando ho iniziato a lavorare nei giornali locali avevo delle possibilità di crescita,
venivo pagato a cartelle pubblicate. Se dimostravo, e l'ho dimostrato, impegno, serietà, voglia di fare, io e altri giovani abbiamo scalato il giornale locale, siamo diventati responsabili di pagina, di sezione, siamo riusciti ad avere ruoli più importanti. Oggi vedi gente che scrive articoli per 2,20 € da tassare e tu dici ma come fanno a vivere? Ma cosa devono sbattere la testa contro il muro? Cioè, è un peggioramento continuo delle condizioni di lavoro. Quindi capisco e solidarizzo, però non credo che sia solo la WWE al mondo a fare così. Anzi, purtroppo sono sempre più aziende ed è un caos totale. Beh, soprattutto per voi più giovani che dovrete cimentarvi o vi state cimentando con questo ambiente che non è quello che chi come me voleva lasciarvi. Forse abbiamo votato male. Io non so, non credo di aver votato male, o forse non potevamo votare bene, perché tutto quello che c'era da votare non era buono. Io un po' di impegno sociale ce l'ho messo quando potevo, ma ne sono rimasto abbastanza deluso e scottato. Non lo so dove non hanno funzionato le cose, però capisco questo tweet molto pesante, a tratti feroce, della Monet. Ha ragione, ha ragione. Potrebbe farsi carico di cambiare le cose. Però vedete, gli atleti del wrestling sono delle volpi. Zelina Vega licenziata, adesso viva il sindacato, bla bla, torna, viva il sindacato, dove è finito? Ora io non ce l'ho con Zelina Vega, anzi, la sua storia umana, insomma, ti stringe il cuore come se fosse uno straccio. Però è così da sempre. Il sindacato va bene quando sei alla fine del totem e quando non hai più niente da perdere o non hai più speranze, se no rimani nel flusso incrociando le dita che prima o poi tocchi a te arrivare su all'ultimo gradino della scala alle porte del paradiso. Oh, avvocato, si fa attendere lei però, si fa attendere. Se sta strafogà de pasta, avvocà, che stiamo a fa? Che stiamo a fa? Vabbè, comunque è piacevole, è stato piacevole parlare con voi indirettamente. Voi scrivete, io leggo, di questi grafici qua di Wrestlenomics. Ripeto, Fibrissimo mi ha messo la pulce nell'orecchio. Tanti di voi mi scrivono in privato sul server Discord, io non sempre riesco a rispondere. Se mi fate domande sul wrestling sapete che non vi rispondo, però se mi segnalate delle cose sfiziose come questa vado a vedere e ho trovato anche questi dati aggiuntivi. Ora credo che li pubblicherò magari su YouTube per vedere se qualcuno ha un'idea aggiuntiva, addizionale da metterci dentro. E allora prima che l'avvocato arrivi, visto che la live andrà anche lì, fatemi essere per una volta un vago buon pubblicizzatore di me stesso. Dai, ormai lo sapete, pagina Amazon, il link lo trovate in descrizione. Se siete su YouTube lo potete richiamare. Se siete qua su Twitch, qui ci sono un po' di pagine dove io vi suggerisco cose che piacciono a me, che utilizzo e che ho, ma qualunque cosa voi vogliate comprare, che siano miei suggerimenti o meno, qua sopra, inchiostro stampante, quello che volete, cuffiette, card WWE, libri, fumetti, se comprate partendo dalla mia pagina, ora che c'è anche la settimana del Black Friday, che ormai è un mese, non è più un giorno, qualsiasi cosa comprate la pagate uguale, senza aumenti, ma una piccola percentuale di quello che comprate, una piccola commissione bassa, però arriva a me, non va ad Amazon. Quindi potete aiutarmi in questo modo a sostenere i miei social. Intanto ringrazio Sevenfiend che ha rinnovato l'abbonamento. Vedo che l'avvocato mi sta chiamando. Un attimo, avvocato, un attimo, non sia impaziente, arrivo, ecco.
piccolo. Avvocato, mi facci ringraziare Seven Fiend, 11 mesi, one. Ora la metto in viva voce, ecco a voi di Advocate. Allora, ragazzi, ho 5 minuti perché fra 5 minuti la pasta è pronta. Quindi rapido, conciso. Allora, diciamo che il periodo 2016-2017 è stato quello dove abbiamo avuto i tornei, il Cruiserweight, il primo campione inglese, i Mae Young Classic. Praticamente la WWE doveva fare un cambio generazionale, doveva scegliere chi dovevano essere le star del futuro. Hanno fatto tutti questi vari tornei per prendere comunque un bel po' di lottatori, alcuni ce li troviamo oggi nel main roster. Poi a un certo punto c'è stato come un blocco. Ho ritrovato poco fa una notizia, si parlava inizio 2018 che avrebbero dovuto fare un torneo incentrato sui lottatori del Sud America, no? Poi negli anni si era parlato anche di un NXT giapponese, di un NXT in Sud America. Lì c'è stato un blocco, forse in quel momento si erano accorti che questi show aggiuntivi che avevano creato, che andavano in onda solamente sul network, non facevano aumentare il numero di abbonati sul network. Punto 1. Quante volte vengono pubblicate le notizie di quali sono stati i 10 show più visti sul network durante la settimana? In tantissimi casi NXT UK non è neanche tra i primi 10 visti, anche in Inghilterra non è che sia grandissimo negli ascolti. Quindi questa contrazione secondo me c'è stata perché hanno visto col passare poi degli anni che tentare di creare una WWE globale, no? Quante volte si era parlato addirittura di fare qualcosa in pianta stabile in India, dove c'è un grande mercato, però forse quello di NXT UK gli ha dato un responso non buono, non è un qualcosa che ha fatto aumentare gli introiti, è un qualcosa che aiuta solo con la TV locale che c'è, BT Sport e tutto, però non ha forse generato tutta quell'attenzione, non ha portato ad avere quegli introiti che loro si aspettavano. Poi oggi con il network che praticamente in America, che è quello dove hanno l'80% degli abbonati, lì non propongono quasi nulla di nuovo, ma da molto tempo di nuovo e di bello. Quindi secondo me è stata questo progetto della WWE mondiale che ci si ipotizzava, è stato un progetto che è iniziato, poi è stato abbandonato perché forse andare così pesantemente verso altri territori, prendendo lottatori indiani, no? Vi ricordate? Fecero i tryout a Dubai, i tryout in Cina, mi ricordo, dove andò anche John Cena, eccetera. Non c'è, è bello dire prendo dei lottatori dalla Cina, prendo dei lottatori dall'India, li prendo dal Medio Oriente, e poi però bisogna dire se questi sono capaci. Cioè si hanno visto che poi mancava la capacità e tutta questa gente col passare degli anni è stata tagliata, nonché anche altri nomi, perché o non erano da WWE o creavano problemi nel backstage o per una questione di dato anagrafico, perché oggi in WWE questo sarebbe bello da analizzare e vedere quanti sono i wrestler maschili che sono over 40, e anche questo numero è nettamente molto elevato, e questo lo ricollego alle voci di queste ultime settimane dove si dice che le lottatrici da assumere devono avere un'età inferiore ai 25 anni. Quindi avvocato, sintetizzando, secondo lei, il picco c'è stato perché WWE aveva questo progetto che avevano anche presentato in pompa magna di espansione globale, che poi per mille motivi, pandemia, fallimento economico di NXT UK o di interesse, che poi per mille motivi è rientrato. Quindi questa è la sua analisi in soldoni, giusto? Per me sì, è questa, sì. Interessante. Per me è questa, perché poi tutti i lottatori che all'epoca arrivarono
al Cruiserweight, al Mae Young, all'NXT UK, sono tutti lottatori delle indie. Cioè non sono persone dove loro hanno fatto il tryout, magari arriva quello che era il giocatore di football, il giocatore di basket, l'attore, eccetera, che quindi devono costruire il performance center. Beh no, in quei tornei avevano bisogno di gente che già sapeva fare, perché il target era un pubblico specifico. E ancora oggi sono tanti. Io avevo fatto, ti ricordi Michele, avevo fatto un file Word, avevo detto prendiamo quelli di Raw, prendiamo quelli di SmackDown, prendiamo quelli di NXT, prendiamo quelli di NXT UK, più non sappiamo quanti ce ne sono al Performance Center, ancora oggi arriviamo, ecco, oggi forse siamo sulle 250 unità ipotizzabili. Stando alla ricerca che ha pubblicato WrestleNomics, dopo i tagli sono 226, parlano però soltanto di wrestler, quindi credo che non siano contemplati i manager, gli accompagnatori, i ring announcer, eccetera eccetera, che di solito non vengono conteggiati. Cioè è un numero elevato, poi si dice quello non sanno come usarlo, quello non sanno cosa fare, e ragazzi, ci credo, il numero è elevato. Prendiamo Tegan Nox, no? Tegan Nox arriva nel main roster, arriva con Shotzi, stanno in coppia. No, Michele, non avevano la first contender per i titoli di coppia femminili? Ne hanno vinti un paio di match di quel tipo. Ecco, Tegan Nox non l'ha neanche utilizzata. Magari il giorno in cui la riassumeranno si ricorderanno. Ma lì dipende da tu come sei, l'attitudine credo nel backstage, con i road agent, con i produttori, con i writer. Cioè, Shotzi ha avuto un cambio di personaggio. Guardate come è stata pompata, come viene pushata e come credo stia funzionando. Guardate Tegan Nox invece, vuol dire che con lei, anche solo parlandoci, la stessa voglia, la stessa volontà non c'era. Cioè, erano due lottatrici arrivate assieme. Poi non lo so, sarà anche Shotzi com'è, perché ha i capelli verdi, eccetera, i tatuaggi, il modo, l'atteggiamento, come si presenta sui social, eccetera. Cioè, ecco, io credo che questo sia emblematico forse di che cosa cerca oggi la WWE nei suoi lottatori. E noi tutte queste dinamiche da backstage non le conosciamo. Cioè, sono fuori rumor. Top Dollar perché è stato licenziato? E viene detto che era uno che creava problemi nel backstage. Ah sì? Chi l'ha detto? Avvocato? Queste sono le notizie uscite oggi. Lui provocava molto hit nel backstage di NXT. Pare che la stessa cosa sia continuata a SmackDown, nonostante Vince McMahon fosse un suo grande ammiratore, no? Sappiamo bene, a Vince piacciono comunque i lottatori grandi, grossi, eccetera. Si è deciso lo stesso di licenziarlo, vuol dire che devono aver presentato a Vince certe situazioni sulle quali non poteva chiudere un occhio, e a ruota gli altri membri della Hit Row sono stati licenziati perché la WWE non sapeva che cosa fare con loro da singoli. Però avvocato, non vorrei che ogni volta che licenziano gente, che te li tieni un anno, avvocato, non vorrei che ogni volta che licenziano gente poi escono fuori, ne abbiamo già parlato, tutti sti rumors, e improvvisamente erano tutte cattive persone. Com'è possibile? Ditemelo prima che ha l'hit nel backstage, è troppo facile, licenziano, la fonte anonima mi dice che grazie. Noi all'Hotel Hilton di Milano abbiamo visto quando i lottatori tra di loro hanno un po' di hit. Sì, ma era una vita diversa CM Paolo, c'era un clima nel backstage totalmente differente rispetto a quello di ovvio. Però quello che dico è, se un lottatore io non so che cosa farci, perché me lo devo tenere lì, certamente a libro paga, però tenerlo fermo un anno? Cioè veramente voi andate a vedere cosa hanno fatto in un anno i Lucha House Party, entrambi. Praticamente niente, tranne qualche macchietta e forse qualche riempitivo nei live event. Va bene avvocato, abbiamo capito, però il problema non è tanto questo, cioè io non vorrei rimarcare queste cose che ho già trattato su internet, anche nei video di oggi. Cioè, la ricerca della live è perché attorno al 2016 hanno aumentato così tanto i roster, e tu ci hai dato una chiave di lettura aggiuntiva a quella che già è uscita. Era uscita la divisione dei brand, che può essere una ipotesi, e tu ci hai aggiunto che era un periodo di grandi tornei
E sì. quindi per avere un paracadute di atleti e per fare i grandi tornei hanno aggiunto e poi non sono stati capaci di tornare indietro. Potrebbe essere la verità. Perché poi in quel periodo anche, com'era messa la concorrenza? C'era una TNA Impact che era morente e quindi anche i lottatori non offrivano molte alternative. C'era una Ring of Honor, sì, che aveva tot lottatori, Sì, però vabbè, non poteva avvocato, averne più di tanti. è gente, Il, Giapp- con il tutto, Giappone, con tutto il rispetto, a parte New Japan Pro Wrestling, sono gruppi che non mi hanno mai dato l'idea di avere capitali così ingenti da dire faccio una guerra sugli bravo, ingaggi con la WWE, quindi io non li considero al momento, magari bravo, bravo. sbagliando, come qualcosa che ha avuto Quindi un'ingerenza in queste scelte, o no? sì, quindi All Elite nasce inizialmente con l'evento singolo nel 2018, ha offerto dopo ad alcuni lottatori un'altra possibilità dove andare. Quindi viene meno il progetto di una WWE globale, viene meno il progetto di fare eventi e tornei localizzati nei vari continenti da mandare in onda sul network, perché tanto si vede che queste cose non producono a livello di abbonamenti, eccetera, tutto il resto quanto era previsto. Vi ricordate anche i live event singoli o il singolo pay per view, no? Che era dedicato solamente sul network? Mi ricordo un anno un roadblock a dicembre dedicato sul network, non andava in onda, non andò in onda credo neanche su Sky, mi pare, ma comunque in tutti i network dove vendevano i pay per view. Oppure il live di Brock Lesnar, il live event in Giappone, The Beast in the East, no? Quante volte c'erano queste cose che erano un'esclusiva sul network, che erano un plus, e quindi al di là della presenza dei pay per view, Però questo ti avvocato, invitavano che ad cosa ha a che fare abbonarti. con le assunzioni? Non capisco. No, nel senso che loro volevano creare una serie di eventi unici, tornei localizzati in giro per il mondo, perché avevano assunto tanti lottatori che arrivavano fuori dagli Stati Uniti anche. Ma questo non ha portato assolutamente niente. Anche 205 Live, no? Anche lì che avevano assunto tanti Quando è che è lottatori nato cruiser 205 per quel Live? A programma, tal che era proposito. un'aggiunta che doveva essere network, che doveva portare un contenuto in più per portare nuovi abbonati. È stato un fallimento totale. Quando è che è nato Totale. 205 Live? Attenzione, 29 novembre 2016, è fine 2016. Potrebbe essere Vedi, anche quello è tutto questo, il periodo. Potrebbe essere anche questo il periodo in cui iniziano ad alzare gli ingaggi. Però c'è una nota in chat interessante, avvocato. Lei che Sì. fa deduzioni, poi la lasciamo i suoi spaghetti. Cioè, WWE non ha rivali territoriali, è vero che vuole fare queste cose, ma non avendo rivali, perché implementare così tanto il suo parco atleti? Cioè, non è rivali, fatti due conti in casa. Cioè, chi è che ha deciso ste cose? Perché le hanno fatte? Il mistero è questo. Non è ora che ragioniamo di pancia, oh, li hanno licenziati, brutti, sporchi, cattivi. Diciamo male, male perché c'è poca programmazione, ma perché li hanno messi sotto contratto? Detto Michele, quello sarebbe stato, credo, il momento perfetto, perché nel momento in cui non hai assolutamente rivalità, ovvero la TNA è stata solo per un piccolissimo periodo una rivale, vi ricordate che ci fu una mini Monday Night War nettamente persa, allora non avendo rivali è il momento perfetto per dire mi posiziono in tutti i mercati globali, chi prova ad arrivare trova praticamente tutte le porte sbarrate. Mentre invece quello doveva essere forse il momento, però l'idea loro di base, secondo me, è stata sbagliata perché materialmente loro non necessitavano di crescere tanto all'estero materialmente, cioè all'estero quello è il loro limite, sì, può crescere di qualcosa, ma più di tanto no.
Il loro problema è non hanno voluto provare a crescere all'estero, non hanno dato troppa attenzione invece al loro mercato interno, al loro mercato americano. È nata quindi un'altra federazione direttamente negli Stati Uniti, la quale alla fine con NXT hanno rivaleggiato, e si può dire che NXT ha perso. Non sono molto d'accordo sull'effetto, cioè causa-effetto, è avvocato, però va bene. Sì, vabbè, uno può essere d'accordo o meno, però, ripeto, secondo me loro hanno sbagliato, loro avrebbero dovuto, ma lo sappiamo che è una cosa che non fanno, l'hanno fatto solo con la Evolve, o all'epoca lo fecero con la Ohio Valley Wrestling e la Florida Championship Wrestling, facendo accordi specifici per mandare i loro lottatori. Loro dovevano fare maggiormente degli accordi con delle federazioni indie locali presenti nelle varie parti del mondo. Io non li avrei fatti Loro mai avrebbero- nella vita. E loro avrebbero dovuto fare quello. Cioè, per dirti di quello che si parlava, magari un'utopia, di un accordo in Giappone con la New Japan Pro Wrestling, con la possibilità per qualche evento di scambiare qualche lottatore e quindi di collaborare, secondo Avvocato, me ma che in Giappone senso avrebbe ha? funzionato. Che senso ha? Che senso ha? Non ha senso sta cosa. Volevano fare sta collaborazione per entrare nel Sai che mercato, prima di tutto, ma, secondo ma me, devono entrare nel mercato fai col loro conosci i brand. lottatori. Cosa? Secondo me fai felici i lottatori. Ma secondo te WWE deve far felici i suoi lottatori? E Li fa felici diciamo, pagandoli. il problema, sai cos'è? È che ora c'è un livello di scontentezza così elevata, che, per dirti, secondo te fai che poi per carità, la gente si vende per i soldi in qualunque modo, fai che All Elite fallisce fra 2 anni, no? Bene. Allora, WWE si presenta, va e fa un'offerta al vecchio Dean Ambrose, ad Adam Cole e qualcun altro. Questi ci tornerebbero? Allora, magari davanti a una proposta milionaria, sì. Oppure una come la moglie di John Morrison, fai che fra 2 anni decidono di rimetterla sotto contratto, che ne so, restano tutte le donne incinte e hanno necessità di avere lottatrici femminili. Secondo te ci tornerebbe anche davanti a un ingaggio elevato? E come faccio a darti una risposta? Non lo so. Se magari ha la canna Secondo del me no. gas, se ha l'acqua alla gola, se le fanno delle promesse, se vede delle opportunità, se non Lo ha sai perché? Perché alternative. ormai tutti questi lottatori comunque, grazie alla WWE, sono riusciti ad arrivare ad avere una certa visibilità, come anche grazie ai social, eccetera, collegati, no, con gli account ufficiali che poi restano loro, che quindi tra gli eventi singoli, partecipazioni televisive o il web o questo o quell'altro, cioè oggi hanno più possibilità oltre al singolo match di wrestling lottato per poter fare qualcosa, e soprattutto riconsiderando anche le condizioni di vita. Cioè, io quando ho letto, e spero che non sia vero, sia una notizia fasulla, che Buddy Murphy in 6 o 8 anni dice che ha avuto solamente pochissimi giorni per vedere stare con la sua famiglia, cioè sai, la gente ripensa, ma come vivevo in quel periodo? Sì, guadagnavo, ma come vivevo? Come sono stato trattato? Beh, avvocato, però posso permettermi, io dovrei farle delle contestazioni a quasi a ogni frase stasera. Però lei non è votato ad uno scambio, lei è votato per una ringa. Cioè, Buddy Murphy ha detto di aver visto la famiglia poche volte. A parte che io vorrei tornare sulla contestazione, c'è molto malumore, eccetera. Malumore perché ce lo dice Meltzer, malumore perché c'è malumore tra i wrestler WWE. Io quando sono stato in America c'era malumore, lo dicevano su internet, erano dietro tutti che ridevano e scherzavano. Io il malumore non l'ho Ma visto. A volte c'è del malumore magari simulato per avere delle posizioni migliori all'interno degli show, o c'è del malumore su internet per accontentare la propria fanbase che vuole credere qualcosa. Ma a parte questo, se Buddy Murphy ha visto poche volte i suoi familiari,
è perché Buddy Murphy ha scelto di vederli poche volte. Non può scaricare tutto sulla schedule della WWE perché nel momento in cui firma un contratto con loro sa esattamente quanti giorni dovrà lavorare e che impegno dovrà metterci per essere al servizio di quella compagnia se vorrà avere una chance di sfondare. Quindi non può girare il coltello e dire me li hanno fatti vedere poco. Li hanno fatti vedere poco perché lui ha accettato quelle condizioni lavorative, non è che sono saltate fuori improvvisamente, non trovi Paolo? Beh, Michele, tu vai lì e lavori come se fosse, non sei proprio un lavoratore dipendente, ok, che hai le ferie, eccetera. È come se tu fossi un libero professionista. Quindi se tu magari chiedi, scusate, per mie esigenze problematiche personali, posso prendermi 1 o 2 settimane di liberazione? E tu sai se le ha chieste? Sai Io se gliele ipotizzo hanno di sì. negate? Sai, il lottatore che va via improvvisamente svuota il sacco e si scrive... Cioè, anche Kate Lee ha detto non mi hanno pagato le cure mediche e un portavoce WWE pare che abbia detto ai siti no, non è vero, gliele abbiamo pagate. E lo so, però sai, lì dentro, a Eh, volte all'interno di aziende grosse come io non ho queste ci ancora possono visto i essere anche problemi di documenti con sulla comunicazione, firma di Kate oppure, Lee che si è pagato vedi le cure Michele, mediche, eh? Non l'ho ancora visti, magari l'ha fatto. guarda, l'unica cosa certa che abbiamo, perché è stata documentata con una foto, e chi ha fatto ciò è stato poi licenziato, perché questa è stata l'unica cosa che è stata provata documentalmente, è di come mandavano indietro le cose ai lottatori licenziati. Beh, lì La c'è famosa stato un foto di Mickey dirigente, James lì c'è che stato un dirigente pubblica: questo è il rimbambito sacco che mi è che... stato mandato, questo è il modo in cui veniamo trattati. E allora lì, sai, questa cosa magari lei l'avesse detta senza pubblicare la foto, magari la gente poteva non crederci, però lì c'era la foto, lì ha fatto E vedere, aveva fatto un infatti filmato, su l'avrà quello, mandato. avvocato, non c'è nulla da dire, è stato biasimato quel dirigente ed è stato anche allontanato e Bene. licenziato. Cioè non è che se io lavoro a Sky che ha 20.000 dirigenti, se uno mi tratta male tutta l'azienda fa cagare. Cioè c'è un... No, no, quello no, però vedi, lì c'era una prova documentale, ok, di quanto accaduto, e quindi lì nessuno ha potuto dire nulla, hanno dovuto fare solamente la cosa più corretta: prendere ed andare a licenziare quel dirigente che si è comportato in quel modo, e chissà magari in passato con quanti altri si era comportato in quel modo. Però per tante altre cose, sì, come dici tu, sono voci. C'è la voce a destra, c'è la voce a sinistra. Però avvocato, torniamo in topic perché stiamo uscendo molto dal seminato. Abbiamo scoperto, questo sì, grazie anche alla tua analisi, alcune cose che non avevamo considerato. Quindi Tuo 5, i grandi tornei, io mi limiterei a lì, non andrei avanti sui licenziati, ne ho già parlato, in chat sanno tutto, la mia opinione è chiara, evidente. Troviamo il perché ci hai dato delle buone piste e di queste te ne sono grato. Guarda, Ora mi sembra, loro stavano, secondo me WWE rischiava di fare la fine che ha fatto il Parma Calcio. Faccio questo paragone calcistico. Il Parma Calcio, quando è stato dichiarato fallito, era una società che aveva sotto contratto, credo, 60-70 giocatori. Cioè, l'ultimo presidente del Parma, non Manenti, quello precedente, aveva iniziato a comprare giocatori a destra e a sinistra, molto giovani, mandandoli in prestito presso varie squadre di Serie B, Serie C, anche all'estero, sperando di trovare tra questi dei campioni. E il problema è che lui ha continuato, sino a quando il giocattolo si è rotto. WWE forse si è fermata in tempo, riuscendo a capire: sì, ma se io costruisco tutte queste cose, ho tutta questa gente, devo fare altri show, devo fare altri spettacoli, però questi non mi stanno portando un introito economico. Il vero introito economico mi arriva dalle cose ordinarie che faccio. Forse è arrivato il momento di fermarci. va bene, hanno comunque ancora tantissima gente sotto contratto e quindi ribadisco quello che ho Secondo me loro pubblicato su potrebbero un licenziare ancora il video 30%. qualche giorno fa su YouTube, ovvero che secondo me devono fare altri tagli e arriveranno probabilmente altri tagli. Fine.
Sì, per me ancora il 30% è da tagliare, letteralmente. Va bene, avvocato, Perché vadi a non, mangiare la pasta, va, che se no si scuoce. il numero è veramente elevato, certo, sempre facendo la dovuta attenzione, perché sai, ti bastano un paio di infortuni di qui, un paio di infortuni di là, allora poi magari inizi ad andare leggermente in sofferenza, ecco. Va bene, grazie Sien Paolo per Ciao la amici, saluto. partecipazione, buona Ciao, buona serata a cena. tutti, dai, ciao ciao ciao. Ciao. Ah, ok, grazie all'avvocato che ci ha dato la sua opinione su un sacco di temi. L'avvocato tende a essere un po' un Marco Polo, no? Tu gli dai una pista, una strada, la via della seta, lui te ne apre tante altre. Allora, devo ringraziare diversi abbonamenti. Allora, Diego Gnoli 86, 5 mesi, grazie per aver rinnovato l'abbonamento con Prime, grazie mille. Poi Martisca, primo mese con me, Martisca, grazie per la tua fiducia, thank you so much, grazie mille, lo apprezzo tantissimo. E poi Combodro 91, 15 mesi, oh la miseria, 15 mesi come Emanuele Chiarelli, che lui compra il balsamo di AJ Styles su Amazon pur di avere i capelli belli quanto i suoi. 15 mesi, mortacci de Pippo, per tutte e due, fondatori di questo canale, fondatori di questo canale. Grazie mille ragazzi, grazie davvero. Ora, torniamo al punto iniziale, L'avvocato L'avvocato ci ha raccontato un po' di cose. Martisca, sono la moglie di quello con i 5 abbonamenti. Oh mamma mia. Ci ha detto un po' di cose e quelle in tema in effetti forse creano un'analisi compiuta. Quindi tuo 5 Live, che lui ha tirato fuori e siamo andati a vedere quando l'hanno iniziato e ci siamo. Tuo 5 Live, idea di espansione internazionale, tornei, NXT che vuole aumentare la sua proposta per una tipologia di fan, perché quei tornei vanno a prendere quei fan che sono stati il bacino a cui NXT si è rivolto principalmente sino a qualche settimana fa. Da lì probabilmente le cose sfuggono di mano e abbiamo un'esplosione di assunzioni. Ma questa esplosione, guardando ai numeri, non credo che sia almeno, non credo che sia correlata alla nascita di All Elite Wrestling. Perché, vedete, intanto riaccendo la musica, perché vedete che nel 2018-2019 siamo già da diverso tempo, oltre i 240 lottatori sotto contratto. Quindi ce n'erano già tanti allora, il procedimento inizia prima, tra il 2016, all'inizio del 2016 e i semestri successivi. Quindi forse abbiamo sfatato un altro mito, forse abbiamo compreso che questo è un problema di lungodegenza in WWE, che non è stato Vince l'arraffone, l'acchiappatutto che ha detto oh cacchio la concorrenza, boh me cago sotto, tipo Aldo, Giovanni e Giacomo, ci stiamo cacando sotto. E no, sembrerebbe da questa analisi che la situazione fosse già in essere. Poi l'apertura di NXT UK sicuramente ha dato una spinta, infatti vediamo nel grafico, ora lo ringrandisco e tolgo la telecamera, vediamo nel grafico che NXT UK, che è quello marroncino sopra il giallo, aumenta il numero di atleti, ma se guardate sopra, la totalità di combattenti in WWE si muove verso l'alto di poco. Si muove di poco. Quindi qualcuno in meno nei roster principali ce l'hanno, qualcuno finisce a NXT UK, però non c'è questa curva del mamma, raffa, prendi, metti sotto contratto. C'è un picco attorno a tra gennaio e luglio 2020. C'è questo picco tra gennaio e luglio 2020 che si innalza di un 10-15 atleti, però il trend nasce prima. Così sembrerebbe.
Il trend nasce prima, così sembrerebbe. Credo che questa sia l'analisi finale. Probabilmente imprecisa. Dobbiamo metterci nei conti che è imprecisa. Tra l'altro Fibrissimo mi scrive: dal luglio 2014 fino ad oggi hanno triplicato NXT. Credo proprio di sì, ma adesso torniamo a vedere il grafico. NXT probabilmente per quei tornei di cui ci ha detto anche l'avvocato, ma anche forse per scelta loro, a NXT, con il grande ricircolo comunque che c'è ad ogni tryout, gente che entra e gente che esce, in effetti partivano molto bassi con il primo NXT e poi sono arrivati molto più in alto. Vedete le grafiche, il NXT è il rosa. Però c'è anche da dire questo, che prima NXT aveva un'ora sul WWE Network e poi ha iniziato ad averne 2 lorde in TV. Quindi l'aumento del roster di NXT può essere ritenuto congruo perché hanno avuto la necessità di portare più contenuti. Quando è che NXT è diventato di 2 ore? Voi che fate la ricerca in chat. Quando è diventato da 2 ore? Anche questo è importante da correlare al grafico che stiamo vedendo. Sì, a un certo punto, tenendo il paragone con One Piece, Christian, a un certo punto WWE è diventata una Big Mom ingorda. Dall'analisi che abbiamo fatto sembra prima della nascita della All Elite, un paio d'anni prima, nel 2019 mi dite, seconda parte di 2019, seconda parte 2019. Beh, c'è un piccolo picco nella prima parte del 2019, nella seconda si tiene un po' costante. Anche qui c'è un altro picco nel gennaio 2021. NXT, ve lo ricordo, non vedete la leggenda da parte perché c'è la mia faccia, ma è il grafico rosa. Quindi il grafico rosa è quello da tenere sotto controllo. Quindi sì, le 2 ore sembrano alzare, vedete che c'è una montagnetta che si increspa, però non è quella forse la tendenza più alta tra quelle da andare a verificare. Ops. Va bene. Per ora credo che la verifica migliore dei dati è quella che abbiamo fatto insieme. Quindi da domani, a meno che qualcuno non presenti dei dati differenti o delle introspezioni migliori, cioè da domani vale questa roba qua. Quando uno dirà oh, la WWE se l'è fatta sotto, non volevano, no, il problema è prima, chi è il responsabile dovremmo scoprire, ma questo è veramente impossibile, perché o intervisti un dirigente WWE e gli dici uè, sputa il rospo, svuota il sacco, però chi è il responsabile? Ora il responsabile sappiamo ultimo qual è, cioè il signor McMahon. Vince McMahon è sempre responsabile di tutto e non sto scherzando, è il suo ruolo, è pagato per essere responsabile di tutto e per assumersi anche le colpe non sue, ok? Perché io dubito che Vince McMahon veda chi ha fatto il tryout a Las Vegas e dica questo sì, questo no. Così come dubito che il signor McMahon, che fa meeting di business e che segue il creative delle puntate, abbia sott'occhio tutto quello che accade nella sua azienda. Quindi lui è l'ultimo recipiente finale, è il parafulmine, è il Fantozzi col dito che si prende la scarica, anche se poi questo è un Fantozzi multimiliardario che ha rivoluzionato l'industria del wrestling come pochi altri. Però qualcuno deve averla fatta fuori dal vaso. E forse il riordino aziendale che stiamo vedendo è una misura estrema creata da nuovi
presidenti che sono arrivati pochi anni fa, che sono stati ingaggiati anche per dire rifacciamo alcune cose da capo, rimettiamo in regola l'azienda che è in grande attivo ma che ha dei rubinetti aperti in alcuni comparti che vanno chiusi. Ma chi li ha aperti quei rubinetti? E qui resta il mistero. È Triple H che ha usato male il budget? Boh, che ne so. È qualche altro dirigente poco capace, come quello di cui ci ha parlato CM Paolo, che aveva stupidamente e indegnamente spedito a casa di Mickie James i suoi averi, lasciati negli armadietti WWE in un sacco dell'immondizia? È stato qualcun altro che, boh, per sua tornaconto ha deciso di fare delle operazioni? Oh, ma che ne sappiamo? Che ne sappiamo? Non lo sappiamo. Però sembrerebbe chiaro che questa cosa non sia correlata, almeno non l'inizio, alla nascita di All Elite Wrestling. Che questa cosa sia partita un paio d'anni prima, forse anche più di un paio d'anni prima, magari più 3 che 2,